Ciao, io sono Lucio e benvenuto su Brewing Diary, il diario in cui cerco di capire quanto riesco a progredire nella tecnica di birrificazione. Oggi parlo di S04, di birra scura e di come è finita la storia della cotta tragicomica, di cui lascio il link in descrizione. Sigla! Intanto stappo e vediamo se è andato tutto bene. Eravamo rimasti al travaso nel fermentatore e in questa fase ho lasciato 2 cm di fondo pieno di schifezze dovuto al trab. La OG era quella prevista, 1,058, anche se ero con 1 litro in meno a causa di questa perdita finale. Quindi sono passato a raffreddare e ho finalmente inoculato il lievito, l'S04. Un lievito che personalmente amo molto, anche se non lo uso molto spesso perché è un po' capriccioso. Infatti tende a dare molti esteri fruttati se lo si fa lavorare a temperature troppo alte o comunque più alte del dovuto. Per fortuna lo sapevo e sono partito con una fermentazione a 16-17 gradi per poi alzare la temperatura a 18 gradi dopo ben 5 giorni. E lì mi sono fermato, infatti ho misurato la FG che era 1,017, un po' altina per i miei gusti. Magari con un paio di giorni in più il lievito avrebbe finito di fare il suo lavoro, quindi ho deciso di iniziare ad alzare la temperatura per andare a completare la fase di diacetyl rest e arrivare quindi a una temperatura di 21 gradi. Dopo altri giorni la FG era comunque stabile e quindi ho deciso di imbottigliare comunque, magari cercando di carbonare un po' meno. Infatti invece degli 1.8 volumi di CO2 ne ho dati 1.6, cercando comunque di rimanere in stile, ma in questo modo ho sicuramente evitato che il lievito ripartisse in bottiglia e creasse troppa CO2 e le bottiglie esplodessero. Cosa che a quanto pare, visto come è venuta questa birra e questa schiuma, non è sicuramente una cosa probabile, infatti è meno carbonata di quanto mi aspettassi. Le cause di una FG troppo alta, in realtà solo 3 punti più di quanto mi aspettassi, possono essere 3. La prima è che il lievito si è piantato per il gusto di fare i capricci. Ha finito la parte aerobica e in quella anaerobica ha deciso di smettere di mangiare. Comunque, secondo me non è questo il problema che ho avuto, perché il lievito ha fatto il suo lavoro come al solito. La seconda causa è la composizione del grist. Infatti, i malti scuri, per come sono prodotti, sono ricchi di destrine che non sono fermentabili e quindi di questo si deve tenere conto nel profilo di ammostamento. E quindi arriviamo già alla terza causa, il profilo di ammostamento. Il mash profile infatti non ha tenuto conto della fermentabilità dei malti e degli zuccheri prodotti. Oltre allo step a 66 gradi per le beta amilasi, ne ho messo uno a 72 per le alfa amilasi, che sicuramente ha prodotto più zuccheri non fermentabili rispetto a quanto mi aspettassi e a quanto calcolato inizialmente. Quindi la FG così alta è dovuta probabilmente proprio a questo. L'S04, pur essendo un lievito che amo, è anche secondo me molto delicato e quando non gli si dà il giusto zucchero da mangiare ne risente abbastanza. Per curiosità mi sono andato a vedere le altre fermentazioni che ho fatto con l'S04, di cui tengo un archivio, e sono arrivato questa volta ha un'attenuazione del 71%, mentre comunemente in media arriva al 73%. Quindi siamo quasi in linea con quanto previsto da tutte le mie fermentazioni, ma siamo un po' più bassi. Quindi direi che si può fare meglio nelle prossime. Comunque la birra risulta di un colore marrone scuro, con una schiuma poco persistente e devo dire anche un po' poco presente, ma che ha un colore veramente interessante sul nocciola scuro. Gli aromi principali sono ovviamente caffè e cioccolato, anche se sento un lievissimo aroma di frutta, sicuramente dovuto al lievito che comunque ha voluto esprimersi in qualche modo in questa birra, anche se probabilmente è solo una mia suggestione. In bocca arriva un amaro evidente, non dato dal luppolo, che comunque era presente in ricetta, ma piuttosto dalle note tostate dei vari malti utilizzati. È un amaro che non dà fastidio e che è supportato da un corpo abbastanza presente,
quasi da Imperial Stout, anche se ovviamente la gradazione alcolica è molto più bassa. Tutto sommato, nonostante i problemi avuti durante il percorso per arrivare al bicchiere, devo dire che questa è forse la migliore birra che ho fatto in questa stagione brassicola. Poi, viva la modestia! E questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, lascia un like per le stout, iscriviti al canale e clicca la campanella se non vuoi perdere i prossimi aggiornamenti, e alla prossima!